Allora, cara signorina, adesso cercherò di spiegarti in parole semplici quella che è la funzione dell'apparato stomatognatico, E qual altrimenti è? La detta bocca. brava. Ok. Adesso che sei esperta, tu che sei una bambina già sai cos'è l'apparato stomatognatico e sai che è la bocca. La bocca svolge una funzione vitale fondamentale, delle funzioni vitali fondamentali. Quella prima di tutto è la funzione deglutitoria. E che cos'è? La funzione deglutitoria è quella di mandare giù la saliva, di deglutire, che noi utilizziamo dopo l'effetto sustione, durante la fase di allattamento al seno della E che mamma. cos'è? E poi facciamo nella fase finale della masticazione, dopo che abbiamo masticato il cibo, mandiamo giù, ingoiamo, deglutiamo praticamente il cibo. Poi abbiamo un'altra funzione, importante, che è la funzione masticatoria, oltre a quella deglutitoria, che anche quella diventa importante perché essendo noi animali mammiferi, non più inferiori, siamo mammiferi, cioè che noi praticamente abbiamo una mamma e un figlio e quindi praticamente non siamo come i rettili che depositano le uova e se ne vanno, le galline che depositano le uova e le covano, le metti nel covatoio e crescono lo stesso. Noi siamo, noi bambini crescono con la cicogna, con la mamma, oppure con la cicogna, certo. va bene, ok, e praticamente noi quindi siamo mammiferi, li allattiamo fino a che non sono sufficientemente. La funzione masticatoria poi ci permette a noi mammiferi, a differenza dei rettili, che quando mangiano, ingoiano, per esempio un serpente e un pitone ingoia un agnello e poi va in coma addirittura, noi al massimo abbiamo un abbiocco postprandiale, un sonnellino e dormiamo qualche ora, ma noi dobbiamo masticare bene il nostro cibo e tutti ce lo dicono, e la nostra masticazione non deve essere unilaterale, ma una masticazione bilaterale alternata, se no non cresce l'apparato stomatognatico. Planas ce l'ha spiegato. E che cos'è? E quindi noi questa qui ci serve Ma che cos'è? la masticazione, mastichiamo il cibo e ci serve per sminuzzarlo e renderlo facilmente digeribile e quindi favorire l'azione enzimatica, perché noi usiamo degli enzimi per digerire, come la pepsina oltre all'acido cloridrico, come la tripsina, come gli enzimi pancreatici, eccetera, enzimi salivari come l'amilasi salivare, che servono praticamente a rendere questo cibo facile da digerire e assorbire da parte dei nostri villi intestinali e andare nel circolo praticamente per portarci il cibo a tutte le nostre cellule e farci crescere e diventare una bella signorina come te, perché tu sei bellissima, lo sai? Sì. Sembri una piccola thailandese addirittura. E che cos'è? La Thailandia è un paese esotico, c'è con questo capelletto che c'hai, questa maglietta tutta che non si capisce quello che c'è sta scritto. Poi dopo praticamente oltre alla funzione deglutitoria e masticatoria, la nostra bocca svolge un'importante funzione respiratoria. Soprattutto i bambini che hanno difficoltà respiratorie per vie nasali utilizzano la via orale, praticamente aprono la bocca. Se stanno sempre a bocca aperta e respirano con la bocca, abbiamo un respiratore orale che modifica la crescita dell'apparato stomatognatico, porta alla deglutizione infantile Di bocca. a una postura bassa linguale e crea un sacco di problemi di accrescimento, per cui dobbiamo stare a bocca chiusa, deglutire in modo corretto e masticare in modo bilaterale alternato. E tutto questo serve anche per avere una corretta fonetica. La bocca serve per la parola, per la fonesi, per dire bene le lettere, in particolar modo quelle complesse, dove c'è la S e la R, che danno vita al sigmatismo e al rotacismo. Adesso io ti faccio... La S e la R. Sigmatismo e rotacismo. Adesso io ti faccio un piccolo test. Questo piccolo test tu mi devi ripetere: se una farfalla sfavillante sfarfallasse sfavillando, sfarfallereste sfavillando anche voi. Dai, Sì, una parola. vai. No, non lo so. Dillo. Non so Se una farfalla sfavillante Se una farfalla sfavillante. sfarfallasse sfavillando, sfarfallasse sfavillando, Non mi viene! Sfarfallassi! sfavillando, sfarfallereste sfavillando anche voi. Sfarfallereste sfavillando anche voi. Allora, cara fatta. bellissima signorina, che io ti chiamo Aurora, bella come il sole. No, Sì, perché non dire il tuo Aurora? nome, Aurora ti chiamo.
Cara Aurora, praticamente, quello che adesso io ti voglio dire, con il tuo fare da bimba gaia, gioiosa, io quello che ti voglio dire è importante fare tante prove fonetiche, soprattutto per le parole, per le vocali, per le lettere, per le parole complesse come strada, sdrucciolevole, perché praticamente devi imparare ad impostare la lingua attaccata al palato. Ora tu stai facendo una terapia con un attivatore plurifunzionale che porti la notte, però dovresti portarlo anche 1 o 2 ore durante il giorno, imparare a tenere la lingua ben attaccata al palato, anche in modo volontario, così che piano piano da volontario poi a forza di abituarci un gesto diventa anche volontario, come quando noi scriviamo con la penna. Prima dobbiamo fare molta attenzione a scrivere e poi dopo praticamente ci esce così, poi ci mettiamo il nostro mondo interiore e viene fuori la scrittura in corsivo che allora adesso cercheremo con questa bella bambina di nome Aurora di provare a fare le prove fonetiche e cercheremo di affrontare i 2 temi fondamentali più complessi, ovviamente non perché vogliamo sostituirci alla logopedista, ma praticamente per aiutarla nel proprio lavoro, nel lavoro degli esperti, praticamente verso la difficoltà di pronunciare le due sillabe più complesse, quelle della R e la S, rotacismo e sigmatismo. Allora cerchiamo prima di pronunciare la lettera S. S. Quando noi pronunciamo la lettera S mettiamo questa lingua praticamente a formare un piccolo canale, praticamente perché i lati della lingua si alzano verso l'alto e la interponiamo fra i denti e facciamo quasi un fischietto. Prova a fischiare, Aurora. Ok, la nostra Aurora si eserciterà fischiando e pronunciando la S. Adesso dica sfarfallare. 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 Re. Adesso ci pronunci la R. R. Rullare. Rullare. Dobbiamo sentire bene la R. Rullare. Fai la moto. La moto, una bella moto. Perché prima è venuta. Fai la moto. Brum, vai. Forza. Ok, a questo abbiniamo praticamente, qui dovrai imparare a fischiare, a fare la moto, a pronunciare questa fatidica frase. Se una farfalla sfavillante, sfarfallanze, sfarfallereste, sfavillando anche voi. Vai. Allora, se una farfalla Sfavillante. Se una farfalla sfavillante Sfarfallasse. Sfarfallereste. Sfavillando anche voi. Vai, veloce. Oddio, non va. Veloce, vai. Allora, se una farfalla sfarfallando Favillante, sfarfallasse. se una farfalla sfavillante sfarfallaste sfarfallaste Sfarfallereste. sfavillando anche voi. Benissimo, allora la nostra Aurora tornerà e ci insegnerà come fischiare, come rullare e mettere in moto questa moto e poi soprattutto ci pronuncerà in modo corretto se una farfalla sfavillante sfarfallasse, sfarfallereste sfavillando anche voi. Ripetiamolo velocemente. Oddio, aspetta, perché ce l'avevo in foglio. Ricordate che non è... se una farfalla Sfavillante, sfarfallasse, sfarfallereste, sfavillando anche voi. Bellissima, perfetto, ti allenerai più volte. Ok? Grazie Aurora della collaborazione.